grazie per l'introduzione, buon pomeriggio a tutti. Quindi oggi vi parlerò di questo nostro progetto, Spot the Monk, e vi introdurrò appunto al concetto di DNA ambientale. Quindi innanzitutto spieghiamo di cosa si tratta, di cosa parliamo quando ci riferiamo al DNA ambientale. Il DNA ambientale non è altro che delle tracce di DNA che vengono rinvenute nell'ambiente, in questo caso nell'ambiente marino, e che vengono rilasciate da qualsiasi organismo che entri in contatto con una matrice ambientale di qualsiasi tipo. E qui vediamo per esempio il caso in ambiente acquatico: qualsiasi organismo rilascia del materiale biologico che contiene necessariamente anche il DNA. Questa è una molecola estremamente instabile, da una parte fortunatamente. Fortunatamente, perché questo vuol dire che questo segnale viene rimosso costantemente dall'ambiente. Ci sono fattori sia biotici che biotici che vanno a degradare questa matrice. L'origine del DNA ambientale è da qualsiasi materiale biologico, quindi pensiamo a pelle, scaglie di pesci, saliva, feci, gameti, eccetera. Ora, dov'è la parte innovativa? Questo DNA ambientale chiaramente è sempre stato lì, è sempre esistito. Quello che è cambiato negli ultimi anni è che adesso noi siamo in grado di intercettare queste molecole e andarle a leggere. Quindi questi frammenti di DNA possono, tra i vari tipi di analisi che può essere fatta, si può anche andare a cercare selettivamente il DNA appartenente a una specifica specie. E quindi è chiaro che questo diventa un potente strumento per studiare specie rare ed elusive come il caso della foca monaca. Ma appunto, parlando proprio della foca monaca, cioè perché proprio utilizzare il DNA ambientale? Ci sono sicuramente almeno due buoni motivi per farlo. Uno è di, diciamo, l'interesse biologico per la specie. Abbiamo visto dalle relazioni precedenti che la nostra conoscenza sulla foca monaca è estremamente frammentaria e non è colpa di nessuno, è solo che un animale particolarmente elusivo, raro, difficile da monitorare, semplicemente per il fatto che il suo ambiente naturale non è di fatto il nostro, quindi difficilmente accessibile per noi con altre tecniche. L'altro motivo è che la specie si presta particolarmente a questo approccio e quindi in qualche modo ci aiuta particolarmente. Pensiamo per esempio almeno tre cose. Innanzitutto alla grossa dimensione, no? È un animale di grossa stazza e quindi questo vuol dire che la superficie di scambio tra il corpo dell'animale e l'ambiente circostante è elevato. Anche le feci saranno abbondanti e consideriamo che gran parte del DNA ambientale ha proprio origine dallo sfaldamento delle cellule dell'apparato digerente. Altra cosa è che per sua natura, essendo un mammifero, la foca monaca sale periodicamente in superficie per respirare ed essendo che quello è il punto più comodo per noi per raccogliere l'acqua, cioè avere dalla superficie, in questo caso ci viene incontro. Altra cosa è che la foca monaca, sempre per la sua biologia, frequenta la costa, sia per la riproduzione e per il riposo. Ora, anche questo facilita notevolmente le cose. Perché? Perché nel sottocosta le acque sono poco profonde, sono poco esposte alle correnti oceaniche, quindi qualsiasi segnale ha maggiore possibilità e probabilità di rimanere anche per un certo periodo. Periodo esatto non si sa, ci sono diversi studi, ma comunque sempre di pochi giorni, 2 o 3 giorni al massimo. Quindi come funziona questa tecnica? La parte iniziale è estremamente semplice perché non si fa altro che prelevare dell'acqua marina e la si filtra su dei piccoli filtri dai quali poi si estrae il DNA ambientale. Questo DNA ambientale in questa fase è costituito da un mix di DNA di migliaia, se non di milioni di specie. Consideriamo che la stragrande maggioranza di questo DNA ambientale è costituita da una matrice batterica, quindi si tratta di
batteri marini, virus, eccetera, e si stima che circa lo 0,04% sia ascrivibile a vertebrati, ma di questo il 95% sono pesci. Quindi, sempre qua parliamo chiaramente di cifre così, insomma, un po' da prendere, dipende dove si è, comunque si parla di circa lo 0,004% che rappresenta mammiferi marini, e la foca monaca è ancora una minima percentuale di queste. Quindi stiamo veramente cercando l'ago nel pagliaio, una cosa piccolissima. Ora, se appunto vogliamo così in modo simbolico considerare che all'interno di questo mix, per esempio, il DNA della foca monaca è rappresentato da un pallino rosso, ecco che lo sviluppo di saggi molecolari specifici funzionano un po' come una calamita in grado di estrarre, attirare in modo selettivo solo ed esclusivamente il DNA che appartiene alla specie bersaglio, quindi in questo caso alla foca monaca. E quindi siamo sicuri che funziona? Questa chiaramente era anche la nostra prima domanda. Ecco, sebbene avevamo trovato dal punto di vista proprio delle sequenze, delle regioni, ottime regioni, diciamo, candidate a questa funzione, la cosa più importante era assicurarsi che la tecnica poteva funzionare in mare. Quindi per non sbagliare abbiamo giocato sul grande numero, quindi abbiamo isolato 3 marcatori di questo tipo, e poi l'approccio molecolare è stato testato su 3 tipi di campioni positivi, dove per campione positivo intendiamo un campione che noi sappiamo avere all'interno DNA della foca monaca. Quindi il primo passo, quindi partiamo dalla cosa più semplice, era testare l'approccio su campione di DNA estratto da tessuto, quindi in questo caso c'è solo il DNA della foca monaca, e l'approccio ha funzionato, ma noi non eravamo contenti abbastanza perché era, insomma, era vincere facile, no? E allora siamo stati a un livello successivo, cioè siamo andati a testare l'approccio sul DNA estratto invece da residui biologici, quindi da peli e feci di animali, quindi raccolti sulla battigia, quindi se vogliamo già questi possono essere considerati dei campioni ambientali, ma non è il caso in cui noi poi vorremmo alla fine andare a lavorare, noi vogliamo lavorare sull'acqua. E quindi anche in questo caso diciamo, il saggio ha funzionato benissimo, ci serviva, ecco, la nostra prova finale era quella di un campione ambientale, così come lo consideravamo noi, cioè acqua marina, in presenza certa delle foche. Questo è stato reso possibile grazie a una collaborazione con il gruppo che precedentemente Luigi ha citato a Madeira, e quindi specialmente su Deserto, c'è anche una campione proveniente anche da Madeira, l'isola principale, hanno raccolto per noi dei campioni d'acqua. 8 campioni d'acqua, abbiamo chiesto di raccogliere in situazioni diverse e di non farci sapere quali secondo loro erano i campioni che avevano maggiore probabilità di diciamo, essere positivi alla presenza di foca monaca. E anche in questo caso ha funzionato perfettamente. E abbiamo identificato il campione che era stato preso al di fuori di una grotta dove c'erano 8 animali intorno, e avevamo un segnale molto forte in questo caso. A questo punto la curiosità era tanta, era quella di andare a testare il nostro metodo nel Mediterraneo, ma purtroppo tutto questo succedeva nel bel mezzo della pandemia e del lockdown, quindi non potevamo in alcun modo uscire in mare, ma fortunatamente avevamo a disposizione in laboratorio da altri progetti in corso dei campioni mediterranei, e quindi prima cosa subito siamo andati a vedere. Allora vi mostro brevemente, questo è il campione che proviene da uno studio in cui abbiamo utilizzato i traghetti su una rotta pilota Livorno-Golfo Aranci per lo studio dei vertebrati marini, quindi non ha tutt'altra applicazione, però il nostro campione ce l'avevamo ancora. E quindi siamo andati a vedere anche se trovavamo in questi campioni traccia della presenza della foca monaca. Vi spiego brevemente quello che vedete in figura. Vedete che ci sono delle zone quadrate, questi si riferiscono a dei punti fissi di raccolta dei campioni. Questo vuol dire che
ogni crociera, ogni qualvolta si passa da questi punti si preleva un campione, e questo è molto interessante perché vuol dire che in alcuni casi i campioni vengono raccolti anche nel mezzo della notte, perché è quello il momento in cui il traghetto passa da quel punto. Invece i punti, il cerchio sta a indicare dei campionamenti aggiuntivi che noi abbiamo fatto in concomitanza con l'avvistamento di cetacei, proprio per comprovare diciamo, l'efficienza della tecnica a poi riscontrare eventualmente cetacei in mare. E ora il quadratino rosso, cioè il rosso, sta a indicare un segnale positivo abbastanza forte. Considerate che le crociere erano 7, 3 nel 2018 e 4 nel 2019, e nella posizione 1 del quadrato 1 abbiamo trovato un segnale abbastanza forte, specialmente nel giugno del 2019. La cosa interessante è, non so se riuscite a vedere, c'è qua vicino, questi due segnetti, sono due avvistamenti che si sono ripetuti a distanza di un mese nel 2020 a Capraia. Quindi vedete è molto vicino al punto dove noi un anno, e direi anche 2 anni, perché anche nel 2018 c'era un segnale debole, abbiamo riscontrato la presenza della foca mora. Quindi questo molto interessante. Poi avevamo un altro campione a disposizione prelevato nelle Pelagie, quindi Lampedusa e diciamo isole limitrofe. E anche in questo caso in questo caso i campioni sono stati presi nell'agosto e settembre, a cavallo tra agosto e settembre 2020. Un mese dopo abbiamo fatto le analisi, abbiamo riscontrato parecchi segnali positivi. Io ho detto qua abbiamo sbagliato qualcosa, ma non abbiamo finito di fare l'analisi che pochi giorni dopo, quindi qua ci sono le date, quindi il 22, il 31 ottobre, poi il 9 di novembre sono stati riportati degli avvistamenti a Lampedusa. Quindi a questo punto eravamo molto soddisfatti di questo ritrovamento, e questo ci ha dato fiducia nel poter estendere a questo punto l'utilizzo di questa tecnica anche ad altri campioni. Quindi quali sono le applicazioni di questo approccio molecolare? Qui non ho fatto altro che riprendere una delle figure mostrate nell'articolo che è appena stato pubblicato, e molto brevemente le possiamo passare in rassegna. Quindi vabbè, sicuramente è un metodo non invasivo, perché noi le foche neanche li vediamo, per stimare quello che è l'effettivo range di distribuzione della specie. Inoltre può essere utilizzato per validare gli sporadici avvistamenti che avvengono e che spesso non sono fatti da persone addette ai lavori, che sono eventi casuali, e quindi spesso non si hanno neanche documentazioni fotografiche, quindi questo diventa un valido metodo per testare e validare eventuali avvistamenti. Oppure questo metodo può essere utilizzato per anticipare, per diciamo, andare in avanscoperta prima di eventualmente installare delle fotocamere, fototrappole, che appunto magari sicuramente sono dei dispositivi costosi e tutto, almeno cioè, lo si mette dove sicuramente o si ha buona probabilità, cioè si sa che quella zona è frequentata più o meno da foche. L'altra applicazione che andremo sicuramente a esplorare ulteriormente è quella possibilità di finalmente studiare cosa fanno le foche in alto mare, grazie alla possibilità di prelevare campioni di DNA ambientale da traghetti. È anche possibile applicare la tecnica prelevando dei campioni, questa volta non dalla superficie ma da sott'acqua, proprio per andare a monitorare delle zone o all'interno di grotte, magari appunto che hanno l'ingresso sottomarino, eccetera. Non da trascurare la possibilità di utilizzare questo metodo anche di notte, perché intanto non si basa sulla vista, quindi noi non ci interessa vedere gli animali o meno, ma possiamo finalmente campionare
quindi sia da traghetto ma anche in altre situazioni durante la notte. E l'altro, infine, la possibilità, diciamo, questo metodo si presta particolarmente al coinvolgimento del largo pubblico, promuovendo progetti di citizen science, proprio perché, come abbiamo visto, perlomeno la prima fase, quella che concerne la raccolta di acqua, può essere effettivamente portata avanti da chiunque. Anzi, direi brevemente, quello che invece non può dire il DNA ambientale è invece quanti animali ci sono e se il segnale è, cioè, diciamo così, un segnale forte può essere o perché ci sono tanti animali o perché è un segnale fresco, cioè appena rilasciato, oppure spazialmente l'animale è passato molto vicino da quel punto. Ok, tornando al discorso foca monaca, abbiamo visto in rassegna i vari metodi di studio e abbiamo visto che tante informazioni ancora ci mancano, no, riguardo la biologia di questo animale. In particolar modo, quindi, cos'è che non conosciamo della foca monaca? Allora, sono carenti dati riguardanti l'effettiva estensione del suo areale mediterraneo. Sappiamo che c'è una core area dove gli animali sono sicuramente presenti all'interno del complesso dell'Egeo, ma poi non sappiamo, ci sono vari avvistamenti, non sappiamo quanto assiduamente e come vengono utilizzati diciamo, altre aree limitrofe. Non sappiamo anche l'utilizzo, poi una volta definito l'effettivo areale di distribuzione della specie, poi non sappiamo come questo venga utilizzato magari in fasi diverse o del ciclo vitale dell'animale o anche nelle varie stagioni. Quindi per esempio non sappiamo se ci sono periodi dell'anno in cui l'animale è magari fa delle migrazioni, insomma all'interno del Mediterraneo, oppure dove sono le zone che la specie predilige per dare luce ai piccoli o per l'accoppiamento. E altra cosa che non sappiamo appunto è quello che si chiama appunto l'habitat use o la home range, cioè cosa fanno poi nelle 24 ore gli animali. Quindi è vero, come io sospetto da questi dati preliminari da traghetto, che gli animali effettivamente, cioè la foca monaca, magari si alimenta particolarmente, cioè diciamo l'attività predominante durante le ore notturne, come avviene per tanti predatori terrestri, è quello dell'alimentazione, oppure se invece in questo periodo, diciamo nelle ore notturne, se invece diciamo, ha più un'abitudine costiera e si riposa. Questo noi ancora non lo sappiamo. E direi che per quanto riguarda gli ultimi due punti, la possibilità, appunto, come avevo prima anticipato, di avere campioni da traghetto e quindi finalmente dall'alto mare ci potrà dare qualche informazione in più. Invece per quanto riguarda l'estensione dell'areale, possiamo veramente chiedere aiuto e farci assistere dalla citizen science. E parlando di questo, sì, vabbè, perché? Questo perché? Perché noi chiaramente non sappiamo fino a che punto l'animale, diciamo, la foca monaca si spinge e quanto frequentemente. E chiaramente per poter sapere effettivamente quanto la specie si stia diffondendo o sia diffusa, è necessario poter raccogliere quasi simultaneamente dei campioni in punti diversi del Mediterraneo, perché se no, come avviene per gli avvistamenti, ci sarà sempre il dubbio che non è un nucleo che diciamo stanziale in quella zona, ma potrebbero essere degli animali che si sono spostati in quella combinazione, in quel periodo, in quel momento, in una determinata area. E quindi, siccome l'unione fa la forza, diciamo qui è dove
essere in tanti e quindi coinvolgere più persone possibile fa la differenza. E quindi vorremmo parlarvi di quella che invece è stata la nostra esperienza dell'anno scorso, quindi Spot the Monk nella versione diciamo 2021, quindi una volta assicurati che la metodologia funziona, abbiamo coinvolto il largo pubblico e siamo riusciti a raccogliere 135 campioni in tutto il Mediterraneo centro-occidentale. E questo assolutamente grazie al coinvolgimento di tantissimi partecipanti e associazioni che ci hanno preso sotto braccio e con molto entusiasmo ci hanno aiutato in questa impresa che a me sembrava impossibile all'inizio veramente. Quindi ci tengo a menzionare tutte queste associazioni, non vado né in ordine alfabetico né di importanza, ma proprio vado da est verso ovest. E quindi innanzitutto il Sailing for Blue Life, che è un'associazione che ha partecipato a questa raccolta attiva di campioni d'acqua nell'Adriatico, spingersi fino allo Ionio. Poi abbiamo il Circolo Nautico di Rimini, il presidente che personalmente in una traversata Croazia-Rimini ha raccolto un paio di campioni. Poi abbiamo il Project Manaia che batte bandiera austriaca e ha fatto diciamo, questa crociera che ha attraversato l'Adriatico, lo Ionio, per poi arrivare in Sicilia dove attualmente sta svernando. Poi abbiamo la Filipudi Wildlife Conservation con cui abbiamo una collaborazione da tempo e che opera nell'area delle olie. E poi abbiamo ancora Sailing for Blue Life, ma con un'altra imbarcazione che diciamo, ha concentrato la propria attività tra Ustica e Legadi. E poi abbiamo il progetto Mediterranea, che è stato il partner che ci ha seguito per un periodo più lungo. I campioni raccolti dal progetto Mediterranea vanno da maggio fino a settembre. Di quest'anno l'imbarcazione mediterranea era concentrata nella rotta intorno a Corsica e Sardegna, ha fatto 2 peripli delle 2 isole fino a concludere la propria stagione 2021 in Sicilia. Poi abbiamo la One Ocean Foundation che ci ha consentito di prendere dei campioni abbastanza unici e particolari, perché mentre gli altri campioni, diciamo, sono campioni singoli, cioè quindi dallo stesso punto si è raccolto il campione una sola volta, la One Ocean Foundation ci ha dato l'opportunità di monitorare periodicamente un'area di estremo interesse che è quello del Canyon di Caprera, per cui abbiamo ripetuto mensilmente i campionamenti in questa zona per un periodo complessivo di 6 mesi. Abbiamo poi preso dei campioni di controllo nelle aree circostanti. Abbiamo poi il centro ricerca Cetace che opera invece all'Elbe, l'arcipelago toscano, che ha anche partecipato attivamente alla raccolta di campioni. E poi abbiamo una collaborazione con Imedea, con l'Università delle Baleari, attraverso il professor Tavecchia, e abbiamo una mia studentessa che presto si laureerà con i campioni raccolti da questa zona. E poi abbiamo il gruppo Foca Monaca che diciamo ci assiste dall'inizio in questa grande avventura. Questi campioni sono leggermente diversi, non sono così opportunistici, ma sono, diciamo, siamo andati a verificare delle zone considerate di particolare interesse oppure a campionare le località immediatamente dopo degli avvistamenti proprio per vedere effettivamente cosa troviamo in quelle zone. Cosa dire? Cosa è la giornata tipo del Spot the Monk o di chi partecipa a queste operazioni di Citizen Science? Ve lo possiamo mostrare portandovi a bordo grazie al contributo del progetto Mediterraneo
mediterranea che è molto attivo non soltanto nella raccolta, io adesso quasi finisco, non soltanto nella raccolta, ma anche nella documentazione fotografica e sui media. Quindi qua vi mostro brevemente: noi forniamo delle sacche per la raccolta dei campioni. Queste sacche vengono prima numerate, chiaramente prima della raccolta, si passa poi alla raccolta d'acqua utilizzando una pompa manuale che consente sia di riempire attivamente la sacca, ma anche di prelevare l'acqua nell'immediato, cioè 10-20 centimetri sotto il livello dell'acqua, quindi evitando eventuali sospensioni, diciamo, olio e varie cose. Qua sono varie fasi del prelievo, poi la sacca una volta riempita chiaramente viene chiusa, si marca assolutamente ora, punto nave e qualsiasi dato aggiuntivo, se ci sono stati avvistamenti in concomitanza più o meno. Così, e poi niente, la sacca è pronta per essere ritirata. Poi c'è quello che succede in barca. Poi diciamo è stato importante anche identificare delle stazioni di filtrazione sulla terraferma, e questo è stato possibile grazie veramente tantissime persone hanno partecipato a vario titolo in questo progetto con tantissimo entusiasmo. Concludo, volevo soltanto fare una breve excursus di quelli che sono i pro e contro del coinvolgimento del Citizen Science per quanto riguarda questo tipo di monitoraggio della foca monaca. Allora, intanto la possibilità di essere ovunque e in tanti, sicuramente la sensibilizzazione verso l'ambiente, perché si ha cura di ciò a cui sappiamo di appartenere, e il fatto di conoscere e partecipare accresce sicuramente il nostro senso di appartenenza. Il DNA ambientale in genere ci insegna a imparare a guardare senza toccare. Un altro fatto è che la campionatura è random. Come vedete, questo non è né un pro né un contro, nel senso che sicuramente noi non possiamo dire alle persone coinvolte in questo progetto dove andare a campionare, quindi ci affidiamo alle loro rotte, ma questa è proprio la cosa importante, come anticipava prima Luigi, cioè bisogna anche campionare dove noi non pensiamo che le foche non ci siano. Le cose negative potrebbe essere una disomogeneità nel processamento dei campioni, non soltanto perché cambia l'operatore, ma perché ci sono vari tempi di attesa, magari tra il momento di campionamento, di filtraggio, eccetera, quindi è diverso da quando noi per esempio operiamo in traghetto. C'è anche una prevalenza di campioni costieri, inevitabilmente, anche la stagionalità, quindi la maggior parte dei campioni vengono durante la stagione turistica. L'altra cosa è appunto comunque moderare il campionamento, e il campionamento dovrebbe comunque essere, diciamo, organizzato in modo diciamo consapevole. Una cosa di cui mi duole particolarmente sono i tempi lunghi. Ci spiegava Franca Zanichelli nel primo incontro l'importanza di coinvolgere le persone che hanno preso parte nei progetti di Citizen Science. Sfortunatamente il lavoro molecolare è lungo, e questo veramente ci spiace parecchio non poter dare subito un feedback. E diciamo questo è il vero neo, però io penso che per quando verranno fuori i risultati chiunque sarà felice di aver preso parte, diciamo, in questo progetto. Volevo concludere con una riflessione a proposito del fatto che tanti mi chiedono: ma la foca monaca è tornata? Non lo so se è tornata, noi sappiamo che c'è, cioè dobbiamo anche capire che l'ambiente marino non è il nostro ambiente. E quindi facevo questa considerazione: se un bioalieno, dove per bio voglio dire un alieno biologo, scendesse sulla Terra per studiare l'essere umano e andasse a campionare o a vedere soltanto quello che succede sulle autostrade, magari penserebbe che noi viviamo in delle scatole metalliche o che abbiamo un guscio metallico. Oppure se guardasse soltanto nei ristoranti penserebbe che noi mangiamo solo. Oppure in un concerto che noi siamo tantissimi, ammassati e rumorosissimi. Chiaramente questo darebbe di noi una visione distorta, noi siamo altro e forse un po' tutto di questo. Quindi, per concludere, alla fine di questa giornata di escurso sulla foca monaca,
e in che direzione va lo studio della quota monaca, secondo me va nella direzione della sinergia, e quindi sarà necessario complementare le tecniche tradizionali che in qualche modo sono anche informative perché ci danno dei dati complementari a quelle molecolari. E dove quindi bisognerà operare sia in alto mare perché abbiamo informazioni diverse, di fasi diverse, di momenti diversi della vita della fata monaca, e anche in acque costiere. Acque costiere vuol dire citizen science, ma non solo vela, perché non coinvolgere anche i kayakhisti come il gruppo Foca Monaca sta cercando di organizzare, e anche i pescatori come aveva suggerito anche Anna in uno dei nostri incontri precedenti. O magari semmai organizzare un BioBlitz per il 2022 in modo da raccogliere simultaneamente un numero altissimo di campioni. Con questo ho concluso, ci tengo a dare visibilità a tutti i nostri collaboratori e anche se qualcuno fosse interessato ad approfondire l'argomento, ho creato il QR code per i due articoli usciti di cui abbiamo accennato in questo seminario, diciamo. Mi scuso se sono stata più lunga del dovuto.